Beh, la cosa bella di avere un canale YouTube non solo mi permette di provare cose e farci dei video, ma soprattutto con alcuni di voi ci sono diventato proprio amico. E tra questi c'è il buon Alessandro, un ragazzo che mi aiuta veramente tanto, soprattutto quando devo arrabbiarmi particolarmente con cablaggi, verniciature e tutte queste cose così. E quando mi ha chiesto di verniciargli una Stratocaster non ho potuto dire di no, anche perché mi ha mandato una bottiglia di mirto. Perché il body è qui. Pa, 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 para, pa, 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 para. Così mi è arrivato dalla Sardegna col furgone un body Stratocaster da riverniciare. Ed ho anche una gran figata di vernice da provare e siccome il body non è il mio, quale migliore occasione di fare delle prove se non quando lavori sulle chitarre degli altri? Questo body era in principio verniciato con un Sunburst e poi venne riverniciato in oro dal proprietario precedente. Il lavoro che era fatto bene, nulla da dire. Ma gli è stato fatto un mezzo lavoro relic con bozzette qua e là, oppure gli è caduta dalle scale, questa è la mia teoria. Comunque il mio amico mi ha chiesto se potevo coprire quelle bozze in qualche maniera e appunto verniciare la chitarra in un colore inusuale. E immagino che alcuni di voi mi chiederanno se posso riverniciare la chitarra pure a voi. Me l'avete chiesto anche in passato, io ancora non accetto lavori su commissione, semplicemente per una serie di variati motivi, tempo, trasporti, perché comunque vivo in Regno Unito, privacy e tante altre cose così. Ma se cercate aiuto per verniciare una chitarra, combinare un cablaggio o volete dare aiuto ad altre persone appassionate, mi raccomando, ho lasciato il link qua sotto in descrizione al nostro canale Discord, quindi possiamo parlarne assieme con altre persone appassionate. Ah, e visto che ci siete comunque iscrivetevi al canale e lasciatemi un like perché mi aiutano veramente veramente tanto. Detto ciò, ciancio alle bande, andiamo a verniciare il body della Fender. Sì raga, è un body vero della Fender, cioè non ci credo neanche io che sto facendo un body originale americano, al massimo mi aspettavo un Harley Benton, non lo so, no, proprio una Fender. Dunque, quando parliamo di una chitarra riverniciata con bombolette, la prima cosa da fare è carteggiare il body, da qui non si scappa. Non serve rimuovere completamente la vernice, semplicemente basterà rimuovere un po' di trasparente con della carta da 800, quel che basta per far aderire la vernice successiva. Nel caso particolare di questa chitarra invece, siccome non aveva il trasparente e non mi fidavo tanto della vernice, ho voluto esagerare un pochino con la carta vetrata. Dopo tante mani passiamo alle bozze. Questo passaggio che sto facendo io non è necessario se magari avete una chitarra con un body nudo e crudo che non ha vernice sopra. Infatti vi servirà un ferro da stiro o un ferro saldatore se lo volete ed un panno bagnato, ma di questo magari ne faremo un video a parte. Ma siccome abbiamo la vernice sopra il legno, in questo caso non posso fare questa cosa qui. Quindi ho usato un po' di super colla per tappare i buchi. Oltretutto ho dovuto riparare sta bozza enorme che purtroppo si era creata durante il trasporto ed ho usato lo stesso trucco della super colla a strati, un po' per volta. Dopodiché ancora cicca cicca per rendere tutto lissio e vellutato. Potete anche usare una levigatrice se vi stancate. Io ho speso quei 4 soldi che mi arrivano da YouTube ogni tanto per fare un buon e ben accetto upgrade. Ed infine ho passato il nastro adesivo in tutte le cavità in cui non mi serviva la vernice, tipo la tasca del manico, le cavità dei pick-up e così via. Ora che il body è pronto, infatti come vedete si possono intravedere un po' del legno con del sigillante, un po' di primer, un po' della vernice, posso finalmente passare alla verniciatura stessa. Così ho passato un ulteriore strato di primer giusto per stare sul sicuro. Ed ora arriva la figata. Queste sono le vernici della Nitorlac che ormai mi vedete utilizzare parecchio e questa è una vernice speciale che si chiama vernice camaleonte, cioè cambia colore in base all'angolo in cui la vediamo. Vi ho lasciato in descrizione qualche link se volete appunto controllare queste vernici e fare una chitarra simile. Questa però non è una vernice normale come quelle che mi avete visto utilizzare fino adesso, ma è fatta di tanti microcristalli in alluminio e altre cosucce così, che come un prisma riflettono la luce e gli danno del colore, che però cambia in base all'angolo in cui la vediamo. Prima di applicare questa vernice particolare però toccherà passare un paio di strati di nero. Ho usato il Black Gloss della Nitorlac e poi ho carteggiato leggermente tra una mano e l'altra.
Questo processo credo che vada fatto appunto per cercare di riflettere il più luce possibile. Oltretutto notare come la bozza ormai non si veda quasi più. Dopo i 3 strati di nero passiamo alla vernice camaleonte e visto che ci sono vi lascio sempre i soliti consigli, cioè immergete la bomboletta in acqua leggermente calda prima di spruzzare, agitate bene e passare la vernice in maniera omogenea, ripassando per il 50% sulla spruzzata precedente. Attenzione ai lati, mi raccomando, e soprattutto le corna, che sono sempre i punti un po' difficili. Ok, questo non è il primo video che faccio sulle verniciature, ne avrò fatti un'altra ventina almeno. Quindi se volete vedere in più dettaglio certe cose, non mi voglio ripetere tutte le volte, vi lascerò una playlist qua sopra in modo tale che potete approfondire di più. Nella prima mano non ho notato tanta differenza tra un colore e l'altro e sinceramente me lo aspettavo, però dopo 4-5 strati di questa bellissima vernice ho cominciato a vedere una bella differenza. Onestamente non pensavo fosse così figa, la colorazione sembra quasi metallica, cambia il colore come da manuale, abbiamo questo bel viola e questo bel verde ed è un colore abbastanza sbrilluccicoso, molto metallizzato, infatti comunque ci sono dei microcristalli qui dentro, quasi quasi me ne farei anche una così. Quale potrei farmi tra queste qui dietro? Però dopo la vernice il colore è ancora un po' opaco, quindi ho cominciato a passare il trasparente gloss, sempre della Nitrolac. Il processo è sempre lo stesso, ho voluto passare più strati possibile semplicemente per creare un bel lucido. Dopo 4-5 mani gli ho dato un po' di carta vetrata da 1500 per rimuovere un peletto di quella buccia d'arancia e poi passare agli ultimi 2 o 3 strati. E qui è dove sono arrivato in questo video, come vedete cambia colore molto bello tra il viola e il verde, non pensavo che si vedesse tra la telecamera, comunque farò qualche ingrandimento. Le bozze ormai non si vedono neanche più, quindi abbiamo quasi tolto il relic e l'unica cosa che è rimasta praticamente è questa specie di striatura che credo che ci siano passati veramente pesanti con il relic, però non si vede neanche così dalla telecamera, quindi ottimo. Però ho fatto una cagata immonda, cioè nel retro c'erano 2 parti qua nella cavità in cui il nastro adesivo copriva la superficie della verniciatura e quindi mi sono rimaste un pochino diciamo visibili. Penserò a farci qualcosa, adesso vediamo, magari ci farò un video a parte. Vi ricordo che se volete una chitarra che cambia colore in base a come vi gira, vi ho lasciato qualche link in descrizione alle vernici che ho utilizzato oggi. Ma tutto sommato strafelice di queste vernici, non le avevo mai viste, mai provate in vita mia ed è stato veramente facile applicarle e l'effetto è veramente fenomenale. Ora non resta che aspettare le 2-3 settimane solite per far sì che il trasparente si indurisca e poi passerò al wet sanding, quindi la carteggiatura bagnata e poi la lucidatura. Magari vi aggiornerò con qualche foto su Instagram, quindi se non mi seguite lì, questo è il momento giusto. Oppure guardatevi anche questo video qua che potrebbe essere interessante. Nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile, se lo è stato mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e ci vediamo la prossima volta. Ciao!